Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della torcia tattica XT21C della Clarus da 3200 lumen che arriva ad una distanza di 324 metri e che garantisce con la modalità più bassa una durata di ben 240 ore, ma questa è la modalità turbo. Adesso mettiamola sul bancone, guardiamo come è fatta, vediamo le caratteristiche e ovviamente andiamo all'esterno a fare due prove. Iniziamo. Quindi questa è la scatola con cui viene venduta. All'interno troveremo la torcia tattica, un cavo USB tipo C per poterla ricaricare, uno ring di ricambio, un manuale di istruzioni e questa custodia per poterla trasportare. La confezione all'interno si presenta in questo modo. Da questa parte sono contenuti gli accessori che vi ho fatto vedere, da questa parte invece la torcia all'interno della sua custodia. Ed il prezzo attuale nel momento in cui sto registrando il video è di 82 euro e pochi centesimi. Cercherò di farmi dare anche un codice di sconto per farvela pagare un po' di meno. Guardiamo subito le caratteristiche tecniche riportate sulla confezione. Quindi emette 3200 lumen, ha un diametro di 1 pollice e una batteria ricaricabile e rimovibile da 5000 mAh del tipo 21700. Fra le diverse modalità di utilizzo ha la funzione One Touch Strobe ma anche One Touch Turbo, ora vedremo. La modalità di ricarica sarà tramite porta USB tipo C, resiste a cadute da un'altezza di 1 metro e sarà impermeabile grazie alla sua protezione IPX8 fino a 2 metri di profondità per un'ora circa. Da quest'altra parte troviamo altre informazioni, quindi raggiunge 324 metri di distanza, una durata nella modalità più bassa, quindi la modalità Moon di 240 ore e una luminosità di 26.280 candele. Guardiamo anche le caratteristiche tecniche riportate sulla parte posteriore che riguardano la modalità di utilizzo e quindi di conseguenza anche la durata della luminosità. In modalità SOS emetterà 100 lumen per 60 ore, in modalità strobo invece 3200 lumen per 8 ore, in modalità Moon emetterà 5 lumen per 240 ore e potrà illuminare fino a 17 metri di distanza. In modalità Low invece avremo 100 lumen per 20 ore e arriveremo a 68 metri. In modalità media avremo 400 lumen per 7 ore e raggiungeremo 133 metri. Invece in modalità alta avremo 3200 per i primi 3 minuti che si abbasseranno a 800 lumen per le successive 4 ore e potremo raggiungere una distanza di 324 metri. In basso vediamo pure che sul sito sono disponibili eventuali accessori da poter affiancare a questa torcia. Adesso guardiamola per bene da vicino. Il corpo è tutto in alluminio aeronautico con questa finitura antiscivolo. Queste sporgenze non sono molto accentuate, però offrono un ottimo grip e quindi impedisce che la torcia possa scivolarci dalle mani. Sulla parte più bassa abbiamo il tasto di accensione, in realtà due tasti di accensione e due fori che ci permettono di mettere questo laccetto per assicurare la torcia al nostro polso. Lungo l'impugnatura abbiamo pure questa clip che ci permette di fissarla ad un pantalone, una spallina dello zaino, eccetera, e questa parte sopra l'impugnatura ha questa forma così particolare che serve ad impedire che la torcia possa rotolare qualora venga appoggiata su una superficie inclinata o comunque irregolare. Più in alto invece abbiamo questa ghiera che ha molteplici funzioni. Una è quella di poter rompere ad esempio i vetri e l'altra è quella di poterla utilizzare eventualmente come arma da difesa in caso di aggressioni. Ma questa forma così particolare serve anche a dissipare il calore nel caso in cui la torcia venga a contatto con una superficie mentre è accesa, perché sono delle torce che si surriscaldano. Infatti qua in alto è riportato questo simbolo che ci avverte proprio che la torcia rischia di surriscaldarsi da questa parte, ovviamente in modalità turbo. Nelle altre modalità si surriscalda ma è un calore sopportabilissimo. Questo è l'ingresso invece per la presa USB di ricarica e da questa parte avremo un LED che svolge diverse funzioni. Una è quella di indicarci lo stato di carica della batteria sia in fase di funzione che in fase di ricarica e l'altra invece è quella di consentirci il cambio di modalità da modalità tattica a modalità di utilizzo all'aperto, perché lampeggerà durante la manovra che farò vedere fra poco. Quindi questo è il coperchio nella parte posteriore. Svitandolo potremo accedere al vano batterie, ma ci permetterà anche di rimuovere questa clip che non potremmo altrimenti togliere perché viene assicurata dallo stesso tappo. Quando l'acquisterete troverete una protezione sulla batteria che evita che la stessa possa fare contatto, quindi col rischio di scaricarsi oppure ossidarsi. Una volta rimossa sarà possibile utilizzarlo. Quindi, come abbiamo detto poco fa, una batteria da 5000 mAh del tipo 21700 da 3,6 volt. Una volta richiuso il tappo, quindi la clip rimarrà assicurata all'impugnatura della torcia e quindi questo ci consente di avere più sicurezza nel trasporto. Stavo dimenticando di dirvi che il manuale di istruzioni è scritto anche in italiano e che questa torcia ci permette di utilizzarla anche in modalità candela. Come vedete questa parte ha questa forma che effettivamente non gli permette di stare in piedi perché non è regolare e quindi casca giù.
Però se utilizziamo ad esempio il laccetto per assicurarla al polso, possiamo utilizzarla in questo modo e quindi sfruttarla per proiettare la luminosità sul soffitto e di conseguenza illuminare gli ambienti. Adesso vediamola accesa. Partiamo dalla modalità turbo. Per accedere alla modalità turbo con funzione di modalità all'aperto, quindi non tattica, basterà premere questo tastino o per metà, quindi con un'accensione temporanea, oppure premerlo fino in fondo in modo da avere un'accensione continuativa. Ma possiamo anche accenderla in modalità Moon direttamente dal tastino Mod. In questo modo avremo la possibilità, come vedete, di avere una luminosità ridotta, temporanea, limitata alla durata della pressione del tasto, ma se vogliamo mantenerla accesa a lungo basterà tenere premuto per qualche secondo questo tastino e ci permetterà di utilizzarla senza premere il tasto nella parte posteriore. Per poterla rispegnere sarà necessario premere di nuovo per qualche secondo questo tastino, oppure possiamo variare la sua luminosità premendo questo tasto più volte, quindi aumenterà a step fino a raggiungere la modalità turbo. E questo tastino svolge pure una funzione di regolazione della luminosità quando l'accenderemo in modalità turbo premendo a fondo questo tasto. Quindi parte con la modalità turbo, premiamo, andiamo nella modalità Moon, dopodiché potremo aumentare per raggiungere nuovamente la modalità turbo. E adesso guardiamo il cambio di modalità. Per poter variare modalità di utilizzo da questa che non è una modalità tattica, abbiamo la necessità di svolgere una manovra semplicissima. Bisogna mantenere premuto il tasto Mod finché questo LED nella parte laterale non inizia a lampeggiare di due colori. Dopodiché premeremo il tasto principale e avremo variato il suo funzionamento. Quindi premo per 5 secondi. Ok, adesso sta lampeggiando in modo alternato, premerò il tasto principale e da questo momento in poi avrò variato il suo funzionamento, quindi premendo il tastino Mod, anziché avere la modalità Moon, avremo la modalità Strobo. La stessa è possibile attivarla sia con la semplice pressione del tastino, quindi in modo limitato e sempre legato alla durata della pressione del tasto, oppure come si fa per la modalità Moon, possiamo mantenerlo premuto finché lo strobo non rimarrà acceso a lungo. In questo modo non dovremo più preoccuparci di mantenere premuto il tastino, come vedete continua a lampeggiare in modalità strobo. Per spegnere basterà premere una volta. Questo tasto però non cambierà funzione, perché premendolo a metà avremo sempre la possibilità di accenderlo per una durata limitata alla pressione dello stesso tasto, oppure mantenerla accesa a lungo in modalità turbo, e con questo tastino potremo sempre regolare la luminosità come abbiamo visto poco fa. Adesso, viste queste funzioni, andiamo in esterno e facciamo due prove. Come sempre io cerco di riprendere sempre gli stessi posti, in modo da avere un confronto con la luminosità delle torce che abbiamo già visto, e vi renderete conto come 3200 lumen di una torcia di questo tipo, che ha un fascio grandangolare con una parte che si concentra nella zona centrale, ci permette di utilizzarla in diversi tipi di ambienti, perché ci permette di illuminare attorno a noi e di fronte a noi. Quindi andiamo fuori e andiamo subito a fare questa prova. E allora ragazzi, iniziamo da questo vicoletto. Come vedete c'è buio, quindi accendo direttamente in modalità turbo. Guardate che luce. E ora inizierò abbassando la luminosità. Quindi come vedete questa è la luminosità più bassa, davvero molto ridotta, però ovviamente poi andando nelle altre modalità riusciamo a vedere molto bene. Anche con questa, che è la modalità successiva a quella più bassa, riusciamo a vedere bene, quindi potremmo utilizzare anche questa modalità per poter camminare in un vicoletto come questo. Adesso allontaniamoci e guardiamo i palazzi in fondo con la modalità turbo. Allora, ora proverò a illuminare quei palazzi in fondo. Sinceramente non so che distanza ci sia, ma penso che siano almeno un 150-200 metri, così a occhio e croce. Comunque guardiamo come illumina la torcia in modalità turbo. Riusciamo ad illuminare benissimo anche i palazzi più in fondo, quello all'angolo, questo palazzo di fronte, quello a fianco e anche quello più in alto. Quindi diciamo che la torcia riesce ad illuminare molto bene. Guardate laggiù. Ok, vediamo anche il fascio luminoso puntato in alto, un fascio molto stretto. Ok, adesso proviamo qualche altra location. Allora, ora proviamola in questo cortiletto al buio per vedere la luminosità, per vedere se è grandangolare, se ha un fascio più ristretto e se ci permette quindi di utilizzarla anche per muoverci in un ambiente come questo, evitando ostacoli e vedendo pure lateralmente. Quindi modalità turbo riesce ad illuminare ovviamente molto bene, sia di fronte che lateralmente, ma proviamo ad abbassare. Ok, continuiamo a vedere anche lateralmente, non di molto perché la luminosità non è molto ampia,
però neanche ristretta come alcune torce da profondità, quindi riusciamo a vedere tranquillamente anche di lato. Ovviamente poi abbassando abbiamo la possibilità solamente di vedere di fronte come poco fa, per evitare eventuali ostacoli, gradini eccetera. E adesso ovviamente tocca anche all'hotel abbandonato, quindi accendo la torcia direttamente in modalità turbo e guardate, riusciamo ad illuminare l'hotel con la parte centrale dove c'è questa luce che si focalizza molto di più, e poi la parte grandangolare, comunque questo cerchio che si forma attorno, ci permette di vedere anche attorno a noi, quindi una torcia sia di profondità che semi grandangolare. E allora ragazzi, anche questa location la conoscete, adesso non la vedete, ma accendendo adesso è tutto più familiare. Guardate, si vede davvero benissimo anche là in fondo, che poi è l'ala dell'hotel abbandonato, che si vede anche da questa angolazione. Guardate come si vede bene, anche gli alberi in alto, tutto attorno si vede benissimo. Accesa, spenta, un abisso. Questo in fondo invece è come sempre lo scheletro dell'edificio ancora in fase di costruzione. Illuminiamolo sempre modalità turbo e guardate ragazzi, è davvero impressionante, illumina benissimo. Guardate che differenza, una torcia davvero di tutto il rispetto. Proviamo anche ad abbassare la luminosità, anche se in questo caso serve a poco, però vediamo che anche riducendo la luminosità comunque riusciamo a vederlo. E allora ragazzi, quindi torcia Clarus XT21C, una torcia da 3200 lumen che come avete visto riesce ad illuminare a distanza e anche lateralmente. Davvero una gran bella luce, una torcia che mi è piaciuta, fatta bene, che non costa neanche tantissimo, perché per questa categoria di torce 80 euro, spero da scontare, sinceramente sono un prezzo molto abbordabile. Ci sono torce con le stesse caratteristiche che costano magari il doppio e non tutti effettivamente possono permettersi una cifra di quel tipo. Questa, la doppia modalità, è bella, fatta bene da un'azienda seria come la Clarus, quindi secondo me un ottimo acquisto. Vi ricordo che io vi faccio vedere sempre gli stessi posti, sempre le stesse zone che illumino per fare le prove delle torce, proprio per avere un punto di riferimento ed un confronto con le recensioni delle torce precedenti, ed effettivamente funziona perché riusciamo a renderci conto per bene della luminosità della torcia in questione. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere anche un segno di spunta sulla campanella qua giù per poter attivare le notifiche, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!